Ciao e bentornati nella stanza degli orologi per un nuovissimo episodio del nostro format Un orologio, una storia. Come ormai saprete, in questo format analizziamo la storia del vostro orologio e potete partecipare in prima persona. È molto semplice. Basterà inviarci all'indirizzo email alessandro@toccoclock.com qui in sovraimpressione il vostro video raccontandoci la vostra storia e poi lo commenteremo live assieme in una nuova puntata. Oggi è il turno di Nicola, il nostro amico che ci manda diversi video, non è assolutamente il primo, e parliamo di Rolex Explorer 2, referenza 5 cifre 16570. Vediamo. Ecco qui il solito Nicola con tutto il suo corredino, con tutte le sue carte, scontrini, che poi tra l'altro è una delle cose che ai collezionisti piace tanto, no? Quindi... Dunque, questo è un orologio che regalai a mia moglie Ah, per la moglie. per un compleanno quando rimasi incinta di Filippo. Secondo me il regalo non era proprio poi per la moglie. Secondo me alla fine glielo vediamo al polso a Nicola. Vai. A lei è piaciuto sempre tanto l'Explorer 1, cioè nel senso, a lei non piacciono gli orologi. Nel senso, a lei non piacciono gli orologi, quindi regalo perfetto per il compleanno. Tra l'altro, Nicola oggi mi sembra uscito da una puntata dei Simpson con questa voce. Praticamente l'unico che ha sempre visto è che ha detto che le sarebbe piaciuto avere appunto l'Explorer 2, no, Pensa. scusa, l'Explorer 2 Proprio polare, l'Explorer bianco. 2. Ecco. Tanto che appunto in quel momento, in quella fase della vita lì, decisi di regalarglielo. Io in realtà stavo per prendere un Datejust, però poi lei... Però stava per prendere un Datejust, però poi magari non gli piaceva tanto e lo avrebbe usato meno dell'Explorer 2. Nicola però, non la moglie. Comunque scherzi a parte, Nicola è un amico, quindi sono sicuro che apprezzerà. Questo Explorer 2, almeno da ciò che si vede, mi sembra un porcellana, perché ci sono alcuni quadranti, alcuni mark di Explorer 2 che hanno gli indici al trizio bianchissimi. Sono una cosa molto particolare, diversi dai soliti che si vedono, e insieme agli indici bianchissimi anche le scritte impresse sul quadrante sono un po' in rilievo, un po' appunto porcellanate, come si suol dire, un po' effetto 3D, come è molto famoso l'effetto 3D sui quadranti porcellana dei Rolex Daytona Zenith, che naturalmente si riferiscono ai primi seriali della produzione. Comunque un Rolex Explorer bellissimo, anche le condizioni mi sembrano eccezionali. So che non l'avrebbe apprezzato come magari poi ha apprezzato questo. Quindi ho cercato per un po' di tempo, insomma, questo orologio qui. Me ne erano sfuggiti un paio. Bello. E questo l'ho trovato su Orologi e Passioni, insomma, su un forum. Era una prima serie di 16 570, quindi un orologio seriale L dell'89, proprio un primissima serie, Bello, bellissimo. americano. Infatti il fatto che sia una prima serie c'entra naturalmente col fatto che il quadrante è praticamente un quadrante porcellana. questo orologio qui nasce con un bracciale da sub che è riportato tra l'altro in garanzia. Ho trovato questo orologio qui. Anche qui bracciale da sub era previsto come opzionale, soprattutto in America, se non ricordo male forse solo in America, e quindi anziché il solito bracciale 78360 era possibile chiedere quello con il flip lock di sicurezza, con la chiusura di sicurezza, che era per il sub, il bracciale 93150. Anche io, poi ci sono stati degli studi ai quali ho anche partecipato su Orologi e Passioni, insomma, alla fine si è giunti a questa conclusione. 89 americano col bracciale da sub, poi l'ho comprato a parte questo bracciale, insomma quello da GMT e da Datejust,
perché appunto quello da sub non le stava. Ah, quello da sub non le stava perché effettivamente veste più grande, giusto? Tanto Un l'orologio era piccolo perfetto. particolare che si vede nel video è che questo orologio in realtà io quando l'ho preso era sostanzialmente nuovo, Ma cioè si non vede, ripristinato, secondo me è proprio nuovo, non nuovo usato ma niente. bellissimo, si vede dalle anse, si E vede dalla forma e della a mia cassa. moglie nei mesi in cui era incinta, che sono stati praticamente gli unici mesi in cui ho usato questo orologio, in quei mesi lì proprio all'inizio togliendoselo, non so che faceva, le è caduto la A strada, sul posto. cemento, Le è caduto e c'ha sulla fatto quella strada. bellissima ammaccatura Eh sì, con quell'orologio si è enorme vista che si prima vede molto l'ammaccatura, le è caduto sulla strada. Vedi, le potevi comprare un Daniel Wellington. che si vede molto bene nel video, proprio la strisciata, la grattata da cemento. Si vede, si Quindi lei ha vede. tenuto su questo orologio finché è nato Filippo, praticamente questo orologio, ce l'avevo al polso io anche quando è nato Filippo, perché se l'era tolto pochi gio Il regalo per la moglie, ma ce l'aveva al polso lui, giustamente, quando è nato Filippo, che ha tatuato anche. E niente, bel regalo per la moglie, Nicola. Bravo. giorni poco prima, forse anche la sera stessa Prendete esempio per i regali alle vostre compagne e ai vostri compagni. è stata ricoverata, e quindi ero mi ricordo alle visite, alle robe per la citazione, che avevo questo orologio al polso io, perché me l'aveva dato chiaramente in ospedale, non poteva tenerlo. Ah, ok, E ok. basta, fine della storia. Fine della storia. Fine della storia. Beh, Nicola, grazie tantissimo per la storia, per le immagini di questo Explorer veramente strepitoso, veramente in bellissime condizioni. Tra l'altro, come dicevamo, con un quadrante molto particolare che effettivamente lo rende ancora più esclusivo rispetto all'Explorer 2 Polar, che da ultimo sta effettivamente un po' rivivendo una seconda giovinezza tra gli appassionati. C'è da dire che è un orologio, soprattutto quando in condizioni belle, anzi piene, ma soprattutto la sua lunetta con la giusta satinatura radiale, secondo me strepitoso. Mi è sempre piaciuto tantissimo, è un orologio che forse è un po' stanca, nel senso che in collezione non può essere l'unico, o comunque se avete pochissimi orologi finireste con l'utilizzare molto poco, o almeno è successo a me, ma quelli anche sono gusti, quindi non è detto assolutamente che succeda anche a voi. Però è un orologio che mi è sempre piaciuto molto, è un orologio che si presta a qualsiasi utilizzo e, come ci insegna anche la moglie di Nicola, anche a cadere sull'asfalto. Si è ammaccato, si è graffiato, ma pare che non ci siano stati danni meccanici, almeno Nicola non ci ha fatto sapere nulla. Quindi, bravissimo Nicola, bellissimo regalo che si è fatto per la moglie, prendete esempio e io vi ringrazio per essere arrivati fin qui. Vi ricordo che per partecipare potete inviare un video con la storia del vostro orologio all'email alessandro@toccoclock.com. Noi ci vediamo in una prossima puntata qui su Talk. Ciao!